Ciao fuoristradisti, benvenuti nel mio garage, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Chicco, oggi andiamo a vedere come si pulisce la calotta dello spintarosano. È un lavoro piuttosto semplice, è un lavoro che faccio perché ho avuto un po' di problemi in gara, è un po' di tempo che ci sono dietro a questo tipo di problema, adesso ve lo spiegherò meglio. È un lavoro, dicevo, semplice che tutti voi potete fare nel vostro garage, non sempre faccio vedere dei lavori super difficili, ogni tanto servono anche lavori un po' più semplici in modo tale che anche i principianti possano dedicarsi a questi piccoli lavori di manutenzione. È un argomento di cui ho parlato con tanti di voi al GPRS Meeting e quindi proviamo a fare video di tutti i livelli anche per chi magari si sta approcciando a questo mondo e vorrebbe provare a fare qualcosa di più sulla propria Jeep. Ecco, questo è un lavorino che si può fare tranquillamente a casa perché è un lavoro veramente semplice. Chi mi ha seguito nei video scorsi ha visto che ho cambiato gli iniettori, sono passati gli iniettori vecchi. Da quando ho messo il 5.2 ho avuto un po' di problemi, soprattutto le candele, ne ho cambiate veramente tantissime. Probabilmente era dal fatto che gli iniettori erano troppo grossi rispetto a quella che era la portata d'aria che arrivava al motore, quindi veniva una combustione troppo grassa di benzina, e quindi adesso sono tornato agli iniettori originali, ma nonostante questo ho ancora qualche problema di candele. Anzi, tra l'altro, prima dell'europeo ho cambiato anche candele, sono andato con un grado di candele inferiore in modo tale da provare a migliorare la combustione, ma così non è stato. Ho avuto un po' di problemi, è da un po' che ci vado dietro. Durante la gara all'europeo mi sono accorto che un cavo candela era rotto, probabilmente è stato una mia mancanza, un mio errore quando sono andato a montare sul cambio automatico, che muovendo il motore probabilmente ha preso contro qua al parafiamma e quindi il cavo si è tranciato. Ho cambiato il cavo, ma nonostante questo non andava proprio benissimo, non era proprio pari del tutto, quindi adesso vado a smontare la calotta dello spintarosano, vado a vedere se è un po' sporca, ci può essere un po' di sporco nelle puntine, e andiamo a vedere se quello lì potrebbe essere la causa del fatto che non giri proprio bene del tutto. Quindi sto cercando di andare dietro a tutte quelle che sono le problematiche. Adesso mi sono fatto arrivare i cavi candela nuova e quindi dopo vedrò tutto, dopo darò una controllatina anche ai cavi candela. Come al solito non lo dico quasi più, continuatemi a seguire, continuatemi a mettermi del like, continuatemi a scrivere dei commenti sui vostri dubbi, sulle modifiche che volete fare, su tutto quello che può essere interessante da chiedere. Io ovviamente cerco di rispondere a tutti con i giusti tempi, però mi fa molto piacere che siate così appassionati a tutti questi tipi di lavori, perché vuol dire che si sta creando veramente una bella community. Grazie a tutti quelli che mi seguono e che mi danno un gran supporto. Che cos'è la calotta? La calotta è questo componente, il componente superiore dello spintarosano. Lo spintarosano è un componente che, come vedete, è collegato al motore, un componente elettromeccanico, meccanico perché ha un ingranaggio che va dentro al motore e gira e fa muovere dei contatti striscianti. Questi contatti vanno a dare una corrente alle candele. La calotta è collegata alla bobina, la bobina è qua da questa parte qua. Ci sono calotte che hanno anche la bobina direttamente collegata sopra, sono leggermente meglio perché disperdono un po' meno la corrente, però in questo caso qua questa è quella originale. Come vedete, da qua, dalla calotta, partono tutti i cavi candele, più il cavo che arriva ovviamente alla bobina, che è quello centrale. La cosa più difficile ovviamente è, in questo caso la calotta è posizionata non in maniera proprio comodissima. La cosa più difficile è mettere le candele nel giusto posto, mettere i cavi candela nel giusto posto, ma dopo guardiamo come si fa a trovare il posto. Adesso li stacco così un po' alla cazzo di cane, che tanto dopo... Cercate di muoverli un pochino senza sforzarli. Non si vede purtroppo tanto perché è posizionata veramente in un punto scomodo. Ecco fatto. Qua è collegata allo spintarosano da due viti a testa croce nel mio caso. Guardate quelle che avete voi, ma è veramente facile da staccare. Prendiamo il cacciavite e svitiamo le due viti.
Mi pare che il Wrangler, il 4000 benzina, abbia una calotta in una posizione sicuramente più comoda di questa. Questo qua è veramente scomodissimo. Eccola, venuta via. Allora, ecco, vedete che questi sono i vari pin che ovviamente corrispondono alle varie candele, e c'è questo contatto strisciante che girando va a toccare i vari pin. Questo permette alle candele di ricevere ogni tot nel giusto tempismo e quindi i giusti tempi di accensione, la scintilla giusta per far partire la combustione nella camera, nel cilindro. Quindi vedete che ogni candela ha il suo. Sono leggermente, non so se si nota, però provo a farvelo vedere, c'è leggermente un po' di ossido. Ecco, quell'ossido lì potrebbe dare un po' fastidio, perché quello potrebbe non favorire fa sì che non si favorisca il contatto tra il corpo mobile e il pernino. Quindi quello che andrò a fare adesso, prendo un Dremel con una spazzolina o di plastica o di ferro, adesso vedo quanto è ostico questo ossido, e poi li andrò a pulire tutti, dopo vi faccio vedere come vengono. Come vi dicevo, Dremel con una spazzolina, io l'ho messa di nylon perché mi pare che sia già abbastanza buona. Andate pian pianino a ripulire. Vedete che tutto l'ossido, appena faccio passare la spazzola, via in via. Se non avete il Dremel potete prendere un po' di carta vetrata, però state veramente leggerissimi, perché non serve andarli a limare, serve solo andare a togliere l'ossido superficiale. Vedete, i miei pin non sono consumati. Se voi aveste dei pin con un solco molto accentuato, ovvero il solco della parte rotante, cambiate la calotta. È un componente che costa poche decine di euro, costerà una cinquantina di euro, comprato in America, e quindi cambiatelo se non siete sicuri. Io adesso ci passo su anche con questa spazzolina di metallo per dargli una leggera passata in più, perché c'è un po' di ossido che è un po' più resistente. State leggerissimi. Oh, adesso è una bella finitura. Ora vedete che i pin sono belli lucidi, non come prima che erano tutti con dell'ossido sopra. Adesso date un po' di aria compressa allo sporco, in modo tale da pulire tutto, oppure dateci con uno straccio o un pezzo di carta, e dopo andiamo a rimontare tutto. Pulita la calotta, lo andiamo a reinstallare nella stessa posizione di prima. Stringete il giusto, non a maiale, come si suol dire, perché sono componenti di plastica. Allora, dicevamo, adesso viene la parte più difficile, ovvero quella di mettere i cavi candela nell'ordine giusto. È la cosa più difficile perché non bisogna sbagliare. Intanto io adesso li tiro tutti fuori, perché voglio dare anche una controllata ai cavi candela, perché se ce n'era uno che aveva un taglio non vorrei che ce ne fossero degli altri. Quindi prima di metterli gli do una bella controllata. Fate lo stesso anche voi, può essere anche un buon momento per dare un check a questi. Questo è stato il mio problema. Come vedete il cavo non è spezzato, è abbastanza spezzato, però non è spezzato proprio di netto, quindi non ha un taglio di netto, quindi diciamo che era subdolo come problema, perché in certe posizioni la candela andava bene, quindi prendeva la scossa per bene, invece quando magari si muoveva o c'era uno scosso nella macchina o si muoveva il cavo, non andava più bene, quindi non, non-
non aveva proprio la giusta scintilla come dovrebbe avere. Quindi dicevo era difficile da capire anche perché era molto nascosto, ovviamente era nella parte sotto, questa parte qua, quindi non si vedeva. È stato un caso averlo trovato, ma per fortuna l'abbiamo fatto. Quindi adesso recupero tutti i cavi di questa bancata e me li porto comodi. Cercate di farli passare nei posti migliori senza farli passare sopra a degli altri cavi, tubi o cose che dovete andare a muovere, in modo tale che non siano scomodi una volta che dovete fare della manutenzione. Allora, il cavo di cui siamo sicuri è il cavo della bobina. Come dicevo, qua c'è la bobina, c'è un cavo suo e il cavo della bobina è quello che va centrale. Quindi questo siamo sicuri che va qua. Adesso io volutamente non mi sono segnato dove andavano i cavi per farvi vedere come faccio io in questi casi. Se voi siete bravi e precisi quando li togliete, vi segnate anche le posizioni dove vanno, io non l'ho voluto fare. Allora, in questi casi io cosa faccio? Vado su Google, cosa ho digitato? Ho scritto solo Wire Spark 5.2 Magnum, wire significa cavo, spark candele, vado su Google Immagini e cerco un po'. Mi fa vedere un sacco di cavi candela, tac, ecco. Dodge 318, che è il mio motore, che è il 5.2 Magnum, Firing Wiring Order. Quindi vedete che qua c'è il disegnino, è molto semplice, questa è la parte anteriore del motore, questa è la parte posteriore, quindi adesso seguiamo tutto il giro dei cavi e così non ci possiamo sbagliare. Quindi parto da quelli più vicini, questo qua è il 7, che va qua, poi c'è il 5 che gli va qua accanto, poi il 2 è quello dall'altra parte, finiamo questa bancata qua, il 3 è questo qua nero che ho sostituito. Anche in questo caso qua il concetto di prima, cercate di seguire per bene delle traiettorie comode in modo tale da non far passare i cavi in punti sbagliati. E poi qua c'è l'1. Ecco fatto che sono andato a mettere tutti i cavi. Una buona cosa, ecco vedete questo cavo l'ho fatto passare sopra, sono due accoppiati. Ecco, dopo si potrebbe mettere delle fascette in modo tale che dopo i cavi stiano bene in gruppo tutti e non vadano a toccare delle parti calde o delle parti mobili del motore. Cercate di fissarli in un modo giusto, in modo tale che non vadano in giro. Ci si rischia di sbagliare facendo tutto sto giro? Sì, il rischio c'è, controllate le cose 2 volte, poi provate a mettere in moto il motore. Cosa succede se avete sbagliato qualche cavo? Beh, lo sentite subito perché sentite uno scoppiettio che neanche sembra l'apertura della caccia. Provate, quando siete qua, spingete bene tutti i cappucci, che vadano giù tutti per bene. Comunque dicevo, si sente veramente tanto, la macchina non gira pari, si sentono dei gran scoppietti perché cosa succede? La candela brucia non nel giusto momento, ma brucia in momenti sbagliati, perciò ci sono degli scoppi molto, molto strani, il motore non gira pari, ma lo sentite, è pieno di vibrazioni, va veramente poco e quindi non è possibile sbagliarsi, cioè è possibile sbagliarsi in questo momento qua, una volta che lo andate a mettere in moto capite subito che c'è qualche cavo candela posto male. Quindi questo è quanto, abbiamo finito il nostro lavoro. Come avete visto e come avevo promesso, il lavoro è stato molto semplice, è un lavoro veramente alla portata di tutti, sono quei lavorini un po' da imparare, anche perché per l'utilizzo che facciamo delle nostre macchine un po' di sporco, un po' di umidità può entrare dentro la calotta e quindi creare quel piccolo sporco che può dare dei problemi un po' più seri al nostro motore, quindi cercate di tenerle sempre molto pulite, magari come dicevo prima, se le vedete molto più usurate comprate le nuove, tanto sono quei componenti che costano il giusto, però danno un impatto molto
negativo al motore. Spero che questo video vi sia piaciuto, soprattutto ai principianti, perché ovviamente gli smanettoni, gli esperti che mi seguono, che ringrazio perché comunque senza di loro magari non avrei dei commenti di così alto valore, quindi ringrazio assolutamente anche loro, però magari in questi video qua un po' più semplici loro si annoiano un po' di più e quindi tendono a skipparli, però spero che ai più giovani, ai più esperti, a chi si approccia a questo mondo, anche questo video vi sia interessato. Mi raccomando, mettete il like se non l'avete già fatto e continuatemi a seguire qua sul mio canale per altri video del fuoristrada. Io per oggi vi saluto, ci vediamo alla prossima, un abbraccio, ciao!